ha interpretato una giovane attrice che mi risulta turbi molti sonni. Sì. Serena Grandi. Ciao, buonasera. Benvenuti e bentornati nella soffitta più affascinante del web. Ma ditemi, vi sta piacendo questa serie dedicata alle dive più mozzafiato degli anni '80? Se sì, fatemelo sapere nei commenti. E ricordate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like se volete altri ritratti come questo, magari suggerendomi anche la prossima protagonista. Ti piace? Mi fa piangere. Beh, e non va bene? Oggi spalanchiamo lo scrigno dei ricordi per raccontare la storia di Serena Grandi, una delle regine indiscusse del cinema sensuale italiano degli anni '80. Una carriera fatta di successi, colpi di scena e momenti difficili. Perché sì, anche questa è una storia fatta di luci e ombre. Ma qui non siamo certo per giudicare, bensì per rendere omaggio a una delle dive più iconiche di quegli anni esuberanti. Voglio la verità. Di chi è figlia Lola? Ah, vuoi saperlo, eh? Il sospetto ti rode! Beh, da me non lo saprai mai! Serena Grandi, all'anagrafe Serena Fagioli, nasce a Bologna il 23 marzo 1956. Dopo le scuole dell'obbligo si diploma come programmatrice informatica e lavora in un laboratorio di analisi. Ma i sogni chiamano e Serena risponde. Si trasferisce a Roma con il desiderio di diventare attrice. Frequenta corsi di dizione, recitazione, si prepara, studia e alla fine comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. I suoi esordi sono in piccoli ruoli nei film Tranquille donne di campagna, La compagna di viaggio, Teste di cuoio, Pierino colpisce ancora, Pierino la peste alla riscossa, Suor omicidi, In due, Tutti a fare il tifo, Acapulco, prima spiaggia a sinistra. Compare anche nella serie TV Sogni e bisogni di Sergio Citti, accanto a Carlo Verdone. Non male per una debuttante. Intanto si fa notare anche in televisione grazie a qualche apparizione decisamente audace nel varietà Il cappello sulle 23, ma di quello vi parlerò meglio in un'altra puntata. Quindi restate sintonizzati. Il grande salto arriva nel 1985 con Miranda, diretto da Tinto Brass, che la trasforma in una vera icona di fascino e femminilità. Da quel momento Serena incarna sul grande schermo l'ideale della donna prosperosa, seducente, libera. Seguono film come La signora della notte, L'iniziazione, Desiderando Giulia e ancora Teresa, Roba da ricchi, Rimini Rimini, Le foto di gioia, In nome del popolo sovrano. Dai, smettila! Emilio, senti cosa dice! Diglielo anche tu di piantarla! Mi togliete in ginocchio! Ma sono fissato, dai! Tra il 1987 e il 2000, Serena è una presenza costante sia al cinema che in televisione. Recita nelle serie Donne di onore, che le vale un telegatto, Piazza di Spagna, Il pezzo della vita, Pazza famiglia, Le ragazze di Piazza di Spagna e tanti altri titoli di successo. Nel 1998 torna a lavorare con Tinto Brass in Monella e nel 1999 è diretta da Luciano Ligabue in Radio Freccia. Ma non finisce qui. Nel 2006 debutta anche come scrittrice con il romanzo L'amante del federale. Nel 2003 purtroppo finisce al centro di una spiacevole vicenda giudiziaria. Viene accusata di possesso e presunta cessione di sostanze proibite. Arrestata, ottiene i domiciliari, ma viene poi completamente prosciolta prima ancora che il processo abbia inizio. Nel 2011 lo Stato le riconosce un risarcimento di 60.000 euro per la detenzione ingiusta. Un arresto ingiusto per cui fu prosciolta e poi addirittura risarcita per detenzione e spaccio di cocaina. Cioè, avevo solo dei tortellini in casa. Una pagina amara della sua vita, che Serena ha raccontato con sincerità. Per velocizzare le procedure accettò di dichiarare l'uso personale pur di poter tornare a casa. Una scelta difficile, fatta sotto pressione come lei stessa ha ammesso in TV. Nonostante tutto, Serena non si è mai fermata. Nel 2008 torna al cinema con il papà di Giovanna di Pupi Avati e nello stesso anno è nella miniserie Una madre. Nel 2010 lavora ancora con Avati in una sconfinata giovinezza, accettando di trasformarsi fisicamente per interpretare una donna anziana. Ingrassa, si lascia truccare esantemente e si dimostra ancora una volta un'attrice vera. Nel 2013 arriva la consacrazione internazionale. Paolo Sorrentino la sceglie per La grande bellezza, che vincerà l'Oscar come miglior film straniero.
Nel 2017 partecipa al Grande Fratello Vsip e l'anno dopo è nella fiction Furore su Canale 5. Nel 2021 torna con Pupi Avati in Lei mi parla ancora e nel 2022 pubblica il romanzo thriller L'uomo venuto dal Po, scritto con Carlo Alberto Biazzi. Tutta colpa tua! C'eri anche tu! Perché non l'hai sbattuto fuori subito? Ma come? Vedi uno che mi mette le mani addosso e rimani lì, fermo, impalato! Ma che razza di amore è il tuo? La vita sentimentale di Serena è stata altrettanto movimentata. Negli anni 70, prima della fama, ha vissuto un flirt segreto con il campione di tennis Adriano Panatta, all'epoca sposato. Dal 1987 al 1993 è stata sposata con l'arredatore Beppe Ercole, poi diventato marito di Corinne Clery. Dal loro matrimonio nasce Edoardo Ercole, oggi presenza frequente nei salotti TV. In un'intervista recente, Edoardo ha fatto coming out, raccontando con sincerità il suo percorso. Un legame, quello tra madre e figlio, profondo e molto affettuoso. Dal 2019 Serena combatte con coraggio contro un tumore al seno, affrontando operazioni e terapie. E come se non bastasse, nel 2020 viene condannata in primo grado a 2 anni e 2 mesi per bancarotta fraudolenta, in seguito al fallimento del suo ristorante a Rimini. Una nuova tempesta che però non l'ha fermata. Oggi Serena Grandi è innamorata di Arnaldo Del Piave, ex marito di Enrica Bonaccorti, noto per essere un autentico conquistatore. La relazione è diventata pubblica su Instagram nel marzo 2022 e quando in un'intervista ha dichiarato di aver avuto più di 100 uomini, molti si sono scandalizzati. Ma sinceramente, perché mai? Serena è sempre stata libera, passionale e sincera, e forse è proprio questo che l'ha resa così amata dal pubblico. Allora, che ne dite? Serena Grandi merita o no un posto d'onore nella nostra soffitta? Se anche voi siete cresciuti con i suoi film, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti qual è il vostro film preferito con Serena. E soprattutto, chi vorreste vedere nella prossima puntata? Vi aspetto, sempre qui, nella soffitta di Pippo.